Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi video celebrativo perché è passato esattamente un anno dal momento in cui ho deciso di iniziare a pubblicare contenuti in modo costante su questo canale. Per chi non lo sapesse vi do una piccola curiosità, ovvero che ancora prima di pubblicare il mio primo video su YouTube, quindi 10 maggio 2022, ho un video che addirittura risale a dicembre 2020 in cui presentavo il canale. Ovviamente poi per vari motivi ho sempre procrastinato l'apertura fino a quando poi ho detto basta, adesso o lo apri una volta per tutte o non lo apri più. E vi faccio vedere anche una piccola clip di questa presentazione del 2020, così vi fate un attimo due risate magari. Ciao a tutti, sono Rino, ho 23 anni e faccio il musicista. Se vi state chiedendo il perché di questo video, non lo so, incredibile. Dopo il 2020 che cosa succede? Finisco il mio percorso di studi, vado in Inghilterra e da lì ripartono anche un po' gli stimoli, poiché sicuramente la pandemia non è stato un periodo molto fruttuoso dal punto di vista creativo, o meglio, per il primo periodo, oddio che bello, stiamo a casa, si può lavorare di più. Dopo 2-3 mesi ovviamente la cosa è iniziata un po' a pesare, soprattutto per chi come me lavora con la musica e quindi in un certo senso lavora con il pubblico. Quindi che cosa succede? Ero nel mio studio a Napoli, registro questo ennesimo video presentazione del canale, poi vado in Inghilterra ed è lì che decido di aprire, quindi monto il video e un giorno che ero con la mia ragazza in un bar, avevo il computer con me, ho detto adesso pubblico tutto e lascio andare, ed è così che è andata. Ci tenevo a confidarlo con voi dato che stiamo diventando man mano una community. Sono molto contento perché ricevo davvero tanti messaggi in privato ed email. Davvero io non immaginavo un coinvolgimento di questo tipo. Ho sempre visto YouTube come una piattaforma diversa rispetto ad altri social, perché comunque penso che riesca in un certo senso ad unire le persone e a farle collaborare per davvero. Quindi grazie di cuore YouTube per aver soddisfatto le mie aspettative. Ovviamente approfitto per ricordare chiunque stia guardando questo video che se volete collaborare con me, se avete voglia di scambiare due chiacchiere, scrivetemi davvero ovunque, quindi qui nei commenti, sui social o in qualsiasi posto che crediate vada bene. Ma adesso andiamo a fare un riassuntone velocissimo di tutto quello che è successo in un anno. Non è facile, ma ci proviamo. Il primo video l'ho registrato nel mio studio, ero ancora in Italia, poi dal secondo video c'è un periodo in cui sono stato praticamente sempre in Inghilterra, quindi la maggior parte dei video li ho girati e pubblicati da lì. Avendo finito da poco il percorso in conservatorio, comunque la sensazione era quella di essere un po' spaesati, per questo decisi di creare un video. È davvero il peggior momento per vivere di musica, un video che è servito tantissimo soprattutto a me stesso per fare un brainstorming di quella che era la mia attività, di quello che avevo già creato e di quello che stavo pensando di creare e che tuttora penso ancora. Quindi un video che è stato molto utile per me. Venendo da un periodo di pandemia decisi anche di creare un video ad hoc che spiegasse come fare lezioni online in modo semplice. La cosa bella di questo video è che l'ho girato nella Essex Business School, che è davvero un luogo magico all'interno dell'università dell'Essex. Per questo sono molto fiero di questo video, anche se è stato un pochino difficile allestirlo in poco tempo. Per un periodo che sono tornato in Italia ho voluto raccontare un po' quello che portassi dietro, perché ovviamente viaggiando da musicista, e chi è musicista può capirmi, spesso ci troviamo a viaggiare con 2 magliette e tutto il resto dello spazio che abbiamo lo riempiamo di strumentazione che ci serve poi per fare musica. Un progetto di cui vado inoltre molto fiero e devo essere sincero, vorrei provare a continuarlo, fatemi sapere nei commenti se siete interessati. Riguarda quello della creazione di un beat senza utilizzare strumenti musicali. Infatti ho girato prima un vlog a Londra dove vado in giro a campionare un po' di suoni e all'interno del secondo video racconto in tempo reale il processo creativo che c'è dietro la creazione di questo beat. Per non dimenticarmi della chitarra decisi di creare anche un video in cui spiego 3 esercizi fondamentali per migliorare. Per quanto mi riguarda non credo di voler creare da qui a qualche mese ulteriori video con la chitarra, perché credo davvero che ce ne siano tantissimi in giro, ma preferisco lasciare un po' questo filone al di fuori di YouTube. Infatti continuo a fare le mie lezioni in presenza e online, ma credo sia molto più utile avere un approccio uno ad uno in questo tipo di situazioni. Un altro video di cui vado molto fiero è la
musica classica è per vecchi. Un titolo ovviamente provocatorio, perché sono stanco di sentire persone che categorizzano, diciamo, questo genere musicale come un qualcosa che sia per vecchi. Ovviamente nessun genere musicale ha età, semplicemente cambiano le tendenze, come è giusto che sia, ma è brutto vedere questo settore etichettato come un qualcosa per vecchi, mettiamola così. C'è stato inoltre un periodo nello scorso anno che, approfittando appunto del fatto che ero in Inghilterra, andavo davvero spesso al parco portando semplicemente con me il mio Mac e il mio tastierino MIDI, e mi divertivo davvero tanto a creare un sacco di beat lo-fi. Tra tutti questi beat decisi di pubblicarne uno in particolare a cui mi ero affezionato. Durante l'estate pubblico 2 video che in realtà all'inizio vanno malissimo, ma adesso stanno andando molto bene, quindi sono contento. L'algoritmo ha deciso che 2 video che riguardano l'utilizzo dell'iPad come strumento per leggere le partiture musicali. Poi letteralmente cambia tutto. Da ottobre mi trasferisco a Milano, dove mi trovo attualmente. Infatti, come potete vedere, il mio home studio è un attimo cambiato, è totalmente stravolto, quindi decido di dedicare un intero video proprio a questo processo. Infatti sono stati mesi di passaggio. Il video successivo è divertente poiché parlo letteralmente di questa scrivania. Perché dedicare un video ad una scrivania? Perché letteralmente, dopo essermi costruito uno studio a casa mia giù a Napoli, è stato difficile ricreare in un certo senso la stessa cosa qui a Milano. Dopo questo video, per quanto mi riguarda, ci sono 2 video super interessanti che purtroppo l'algoritmo ha un po' ignorato, mettiamola così, ma che secondo me sono davvero super utili a tutti coloro che decidono di iniziare a leggere la musica. Inoltre, proprio nel secondo video in descrizione c'è un link che vi porta a scaricare un PDF gratuito in cui riassumo tutti questi concetti e vi permette quindi di ripetere e rinfrescarvi sempre le idee sull'argomento. Dato che i video sullo spartito digitale stavano andando bene, decido di creare un altro video che parla del mio workflow su Fourscore, quest'app appunto di gestione e annotazione delle partiture. Il video successivo sono 5 siti web incredibili per quanto mi riguarda, che ogni musicista dovrebbe usare, perché riescono a fare davvero cose assurde e soprattutto sono gratuiti. Poi ovviamente non poteva mancare il dibattito Meta-SIAE, che è stato molto discusso nell'ultimo periodo, soprattutto per la questione Instagram. Quindi ho analizzato un po' la situazione dopo una mail che mi è arrivata da SIAE, in quanto sono iscritto. L'ultimo video che ho pubblicato invece riguarda la creazione di una sveglia per iPhone. Ero davvero stanco del suono della mia sveglia, quindi ho deciso di produrlo da zero. Vi faccio vedere tutto il processo creativo all'interno del video, quindi andatelo a vedere se non l'avete fatto. E ovviamente vi lascio in descrizione il link per poterla scaricare tranquillamente gratis, quindi se volete scaricarla la trovate in descrizione sotto al video. E poi eccoci qua, 10 maggio 2023. Che dire, innanzitutto grazie mille, poiché molti di voi mi hanno dato fiducia, soprattutto la mia ragazza, poiché non è semplice pensare e organizzare video. Anche banalmente illustrare un processo creativo è un po' più difficile farlo davanti a una camera. Potevo fare di più, sì, ma non mi interessa la quantità, preferisco puntare sulla qualità. Purtroppo i dati di YouTube dicono che ancora molte persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale, come potete vedere. Infatti io approfitto dell'occasione per invitarvi a cliccare il pulsantino iscriviti. Ci vogliono davvero 2 secondi, ma è importantissimo poiché permette all'algoritmo di YouTube di consigliare i video alle persone giuste. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, lasciate anche un like, poiché sicuramente è uno stimolo per me, mi permette di creare nuovi contenuti perché so che c'è qualcuno a cui questi video interessano, e dall'altra parte si aiuta a far capire YouTube che questi video magari hanno un potenziale e quindi dovrebbero essere visualizzati da più persone. Cosa penso di fare nei prossimi mesi? Sicuramente ci sono tante novità in arrivo, vorrei approfondire un po' di più l'ambito della produzione, del processo creativo che c'è dietro la creazione di nuova musica, e vorrei raccontarvi sempre di più e sempre meglio quello che è il mio lavoro e quella che è la mia quotidianità. Detto questo, io vi ringrazio ancora una volta per supportare il canale e ci vediamo davvero presto con tanti nuovi video. Attivate la campanella delle notifiche se non volete perderne neanche uno, e seguitemi su Instagram, dove pubblico sempre gli aggiornamenti di quello che succede sul canale YouTube. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!